Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Siamo arrivati all'ultimo segno, il segno dei pesci, e con questo abbiamo finito le presine zodiacali. Quindi è stato un bel lavoro, ok, un bel lavoro lungo, però mi sono divertita e mi è piaciuto molto. Spero che anche per voi sia stata la stessa cosa. Quindi anche qua il cambio colore ve lo spiegherò tutto al tutorial. Si lavora con due fili separati, ok, qua, in modo da tenere sempre, come sempre, non far passare il filo da una parte all'altra, che come vi ho detto non è che mi piaccia molto, quindi appunto ho preferito lavorare con due fili in più. Se voi non volete farlo così, siete liberissime di passarvi il filato da una parte all'altra, Cioè, io ve lo faccio solo le due opzioni, cioè che può essere l'opzione che appunto che con un filo, ad esempio il filo arancione, si fa tutto, oppure si fa una parte e l'altra con due fili separati. Comunque, vedete voi, scegliete voi. Vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial, però prima vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi piace lasciate anche un like. Il materiale di cui avremo bisogno, come sempre, saranno due gomitoli di colore, e in questo caso appunto ho scelto il rosso e arancione, uncinetto da 2,5, forbici, ago e i marcapunti. Abbiamo tutto, possiamo iniziare. Anche per questa presina dei pesci mi sono portata un po' avanti con il lavoro. Quindi quello che ho fatto sono avviare 31 catenelle. Dalla seconda catenella dall'uncinetto ho fatto il giro di ritorno di 30 maglie basse e queste 30 maglie basse l'ho fatte per 5 giri, ok? Quindi questo è il pezzettino iniziale un po' di tutte le presine che ho fatto dei segni zodiacali, quindi mi sono solo portata un pochino avanti. Quindi adesso iniziamo proprio con il giro 6, che è proprio già quello del disegno. Quindi per il giro 6 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie basse. Quindi cambiamo colore. Allora, per fare il cambio colore, lo spiego anche qua, abbiamo fatto la quinta maglia bassa, dobbiamo andare a prendere la costina, questa qua in orizzontale che si è formata della maglia, più la costina, questa qua più a sinistra, dove qua sotto si è formata la V, ok? Noi andiamo a prendere solo la costina più a sinistra. Quindi mettiamo l'uncinetto prendendo la maglia in orizzontale più la maglia questa qua a sinistra. Quindi prendiamo il secondo colore, in questo caso il secondo colore ce lo dobbiamo attaccare per cioè due volte, nel senso facciamo, ok, vi faccio un attimo vedere, con un filo facciamo questa parte praticamente e con il secondo filo facciamo quest'altra parte. Come sempre, se voi vi volete attaccare solo un filo e portarvelo avanti e indietro, fate pure. A me solo l'unica cosa che non mi piace, perché poi qua si vede il filo praticamente che passa da una parte all'altra, quindi preferisco attaccare e staccare il colore, ok? Cioè attaccare, avere due fili separatamente. Quindi io il gomitolo lo prendo una parte dall'interno, una parte dall'esterno e così mi faccio i due fili senza dover fare prima il gomitolino, staccare tutto. Non stacco niente, cioè lo prendo solo da una parte interna e dall'altra esterna. Quindi agganciamo il rosso, lo facciamo passare dentro queste due costine, quindi l'arancione lo possiamo tirare, ok, e rimane tutto bloccato. L'arancione adesso ce lo dobbiamo portare sempre dietro perché è il colore base della presina, quindi ce lo dobbiamo portare da una parte all'altra. Il rosso invece vi dico io quando staccare, attaccare, lasciare lì, portarselo dietro, vi dico tutto io, ok? Quindi adesso con il rosso portiamoci quindi dietro anche la codina un po' del rosso, così la fermiamo, oltre all'arancione.
Con il rosso andiamo a fare 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, andiamo a prendere l'arancione, quindi questo rosso possiamo lasciare tutto qua, ok, ci agganciamo con l'arancione, il rosso, ok, lo tiriamo e rimane fermo, bloccato. Adesso con l'arancione lavoriamo 12 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, ok, e ci attacchiamo con l'altra parte del rosso. Se voi avete due gomitoli separati potete prenderli dai gomitoli, se no appunto fate come ho fatto io, da una parte e l'altra del gomitolo. Quindi di nuovo con il rosso lavoriamo 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, andiamo a prendere di nuovo l'arancione, il rosso lasciamo tutto qua, ok, e finiamo il giro con le 5 maglie basse che ci restano da fare. Per il settimo giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 6 maglie basse, quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere qua il rosso che ci ritroviamo. Quindi con il rosso adesso facciamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso questo lo possiamo lasciare anche qua, con l'arancione andiamo a lavorare di nuovo 12 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il rosso, ok, e con il rosso di nuovo andiamo a fare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, cambiamo di nuovo il colore con l'arancione e con l'arancione ci andiamo a finire il giro facendo le 6 maglie basse che restano. Il rosso lasciamolo pure lì, non ce lo portiamo dietro. Per il giro 8 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 7 maglie basse, cambiamo il colore con il rosso, quindi lo prendiamo da qui davanti, con il rosso facciamo 2 maglie basse, quindi una e 2, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo lasciamo pure qua, con l'arancione di nuovo andiamo a fare 12 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il rosso e prendiamo questo qua, di nuovo con il rosso facciamo le 2 maglie basse, quindi una e 2, cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo lasciamo qua e con l'arancione andiamo a finire il giro facendo le 7 maglie basse che ci restano. Per il giro 9 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 7 maglie basse, quindi cambiamo il colore e prendiamo il primo rosso, ok, qua che ci ritroviamo, con il rosso facciamo 3 maglie basse e 3, cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, quindi il rosso lo possiamo lasciare anche qua, con l'arancione andiamo a fare 10 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore con il rosso, ok, di nuovo con il rosso andiamo a lavorare 3 maglie basse e la prima è questa qua arancione che si nasconde un po', quindi non ce la dimentichiamo, quindi una, 2 e 3, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo lasciamo qua e finiamo il giro facendo le 7 maglie basse che ci restano da fare. Per il giro 10 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 8 maglie basse, cambiamo il colore e prendiamo il rosso, con il rosso lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e 2, cambiamo di nuovo il colore
con l'arancione, il rosso lo possiamo lasciare anche qua, con l'arancione andiamo a fare di nuovo 10 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore, quindi prendiamo il rosso che abbiamo qua, di nuovo con il rosso andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi una e 2, cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lasciamo qua e con l'arancione ci finiamo il nostro giro con le 8 maglie basse che restano. Per il giro 11 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 8 maglie basse, cambiamo il colore, quindi prendiamo il rosso, con il rosso adesso lavoriamo 3 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione facciamo 8 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il rosso, ok, con il rosso facciamo di nuovo 3 maglie basse e la prima è questa qua arancione, quindi 1 2 e 3, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso possiamo anche lasciarlo qua e ci finiamo il giro con le 8 maglie che ci restano da fare. Per il giro 12 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 9 maglie basse, cambiamo il colore, quindi prendiamo questo rosso qua, con il rosso adesso lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e 2, cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo lasciamo qua, con l'arancione facciamo di nuovo 8 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il rosso di nuovo facciamo 2 maglie basse, quindi una e 2, cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo lasciamo qua e con l'arancione ci facciamo le 9 maglie che ci restano. Per il giro 13 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo facciamo 9 maglie basse. Adesso cambiamo colore, prendiamo il rosso e con il rosso facciamo 3 maglie basse, una, 2 e 3, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo possiamo lasciare qua, con l'arancione adesso lavoriamo 6 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore con il rosso, ok, con il rosso di nuovo andiamo a lavorare 3 maglie basse e la prima è questa qua arancione, quindi una, 2 e 3, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione e ci andiamo a finire il giro con le 9 maglie basse che ci restano da fare. Per il giro 14 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie basse. Adesso cambiamo il colore con il rosso, però facciamo attenzione perché questa è la parte del dritto, ok? Quindi vi faccio fare, allora, attacchiamoci con il rosso. Praticamente vedete avremo la riga che cioè ci passa proprio così in obliquo. Noi adesso ce l'andiamo a mettere praticamente sotto la lavorazione, cioè la riga vedete del filo rosso deve rimanere sopra e noi l'uncinetto dobbiamo andarlo a mettere sotto in modo da nascondere questo filo, ok? Adesso con il filato rosso dobbiamo andare a fare 20 maglie basse, quindi vedete faccio 1 2 3 e 4, vedete il filo mi è rimasto nascosto bene, quindi continuo, ok, normalmente 5, sono arrivata qui alla 13ª maglia, ho fatto, ok, come vedete c'ho l'altro filo rosso, quest'altro filo rosso me lo passo
dietro, ok? Cioè vedete, me lo sono solo passato dietro, me lo tengo qua sulla destra, l'uncinetto lo metto a sinistra del filo. Vedete, io ho il filo qua. Prima di fare la 14ª maglia, appunto, il filo me lo tengo sulla destra e io l'uncinetto lo metto sulla sinistra. Quindi mi prendo, facciamo attenzione perché non è con quel filo che dobbiamo lavorare, ma con quello con cui stiamo facendo le altre maglie. Ok, e mi faccio la mia maglia. Vedete, e il filo rosso io l'ho passato dalla parte dietro, ce l'ho dietro, perché poi mi servirà dopo per continuare, ok? Quindi eravamo arrivate a, non mi ricordo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ok, ho fatto le mie 20 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, sì, guardi, vi faccio vedere tutto il giro. Quindi cambiamo il colore con l'arancione, il rosso lo possiamo anche lasciare qua, e con l'arancione andiamo a finire le 5 maglie che ci restano da fare. Quindi adesso questo giro lo dobbiamo andare a fare per altre 3 volte. Quindi questo che abbiamo fatto insieme è il giro 14. Lo dovete fare ancora per il giro 15, 16 e 17. Ok, per altri 3 giri facciamo 5 maglie arancioni, 20 maglie rosse e 5 maglie arancioni. Ok, arriviamo fino al giro 17. Ho finito, come vedete, i miei giri, sono arrivata fino al giro 17. Ho già anche sistemato i 2 fili di inizio lavoro perché averli là mi davano un po' fastidio. Quindi ho sistemato anche quelli. Adesso per il giro 18 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 9 maglie basse. Ho fatto 6 maglie basse per ora. Perché? Perché ho il filo qua, ok? Allora, siccome questa è sempre la parte del dritto, me lo vado anche questo a portare nella parte dietro, ok? Però intanto me lo lavoro insieme, in modo che me lo avvicino dove poi mi serve. Quindi 6, vedete, anche questo lo metto sulla destra, il filo, e l'uncinetto lo metto sulla sinistra, vedete, e l'ho fermato e me lo sono portato un po' dove voglio io. Quindi siamo a 7, 8 e 9. Vedete, non si vede niente. Quindi cambiamo il colore e ci prendiamo proprio questo rosso che ci siamo portate dietro. Quindi con questo rosso adesso andiamo a fare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Quindi cambiamo il colore con l'arancione, il rosso lo possiamo anche lasciare qua. Con l'arancione andiamo a lavorare 6 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo il rosso che avevamo lasciato qui all'inizio, che vi avevo fatto passare nella parte dietro. Quindi ci agganciamo, ok, con questo rosso, l'arancione lo possiamo tirare, però portiamocelo dietro, e con il rosso qua facciamo 3 maglie basse di nuovo e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione e ci finiamo il giro con le 9 maglie basse che ci restano da fare. E come vedete i 2 fili praticamente dei 2 rossi di nuovo ce l'abbiamo dritte praticamente dove dobbiamo andare a fare le altre stanghette di sopra, ok? Cioè queste qua. Adesso noi abbiamo fatto queste di sotto, siamo arrivate qua e adesso dobbiamo andare a lavorare di nuovo le 2 stanghette, queste qua di sopra, e quindi di nuovo con il rosso ce l'abbiamo in posizione esatta per lavorare come prima. Ok, quindi finiamoci il giro con le 9 maglie basse che ci restano. Per il giro 19
facciamo una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo lavoriamo 9 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, quindi prendiamo il rosso che c'è qui. Qui vedete abbiamo la riga che ci passa da una parte all'altra, ma non importa perché questa è la parte del rovescio, quindi non importa. Quindi con il rosso adesso facciamo 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo possiamo lasciare qua, e con l'arancione andiamo a lavorare 8 maglie basse. Cambiamo di nuovo il colore con il rosso e quindi prendiamo, ok, questo da sta parte. Di nuovo con il rosso facciamo 2 maglie basse. Cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo lasciamo qua e con l'arancione andiamo a finire le nostre 9 maglie. Per il giro 20 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 8 maglie basse. Cambiamo il colore con il rosso. Ok, con il rosso andiamo a lavorare 3 maglie basse e la prima è questa qua arancione, quindi 1 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo possiamo lasciare qua, con l'arancione di nuovo andiamo a lavorare 8 maglie basse. Cambiamo di nuovo il colore con il rosso. Di nuovo con il rosso andiamo a lavorare 3 maglie basse, 1 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo lasciamo qua e ci finiamo il giro con le 8 maglie basse che ci restano. Per il giro 21 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo lavoriamo 8 maglie basse. Cambiamo il colore con il rosso, ok, con il rosso adesso andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo possiamo lasciare qua, con l'arancione adesso lavoriamo 10 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore con il rosso. Okay. Quindi con il rosso lavoriamo di nuovo 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore con l'arancione e ci finiamo il giro facendo le 8 maglie che ci restano. Per il giro 22 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 7 maglie basse. Quindi cambiamo il colore, prendiamo il rosso, ok, con il rosso facciamo 3 maglie basse e la prima è questa qua arancione, 1 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo possiamo anche lasciare qua e con l'arancione adesso lavoriamo 10 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore, quindi prendiamo di nuovo il rosso qua e facciamo con il rosso di nuovo 3 maglie basse, 1 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo lasciamo qua e con l'arancione andiamo a finire con le 7 maglie che ci restano. Per il giro 23 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo 7 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, prendiamo il rosso, con il rosso facciamo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, cambiamo il colore con l'arancione, il rosso lo possiamo anche lasciare qua, con l'arancione adesso andiamo a fare 12 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore con il rosso, di nuovo con il rosso andiamo a fare 2 maglie basse,
cambiamo di nuovo il colore con l'arancione e andiamo a finire il giro facendo le 7 maglie che ci restano. Per il giro 24 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 6 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, prendiamo il rosso e con il rosso lavoriamo 3 maglie basse, la prima è questa qua arancione, quindi 1, 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, il rosso lo lasciamo qua, con l'arancione di nuovo andiamo a lavorare 12 maglie basse. Cambiamo di nuovo il colore con il rosso, di nuovo con il rosso andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Cambiamo di nuovo il colore con l'arancione e andiamo a finire con le 6 maglie che ci restano. Per il giro 25, che è anche l'ultimo del disegno, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie basse. Quindi cambiamo il colore, prendiamo il rosso, con il rosso adesso lavoriamo 4 maglie basse e la prima è questa qua arancione. Quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione e questo rosso possiamo anche tagliarlo, che abbiamo finito, quindi lasciamolo un pochino lungo in modo da poi nasconderlo bene. Ok, adesso con l'arancione andiamo a fare 12 maglie basse. Cambiamo di nuovo il colore con il rosso, di nuovo con il rosso facciamo 4 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore con l'arancione e anche questo rosso lo possiamo tagliare che abbiamo finito. Ok, quindi ci rimane solo l'arancione. Adesso con l'arancione ci finiamo il giro facendo le 5 maglie che ci restano da lavorare e poi per altri 5 giri, quindi arriviamo fino al giro 30, facciamo praticamente solo con l'arancione 30 maglie basse, ok? Per 5 giri, quindi arriviamo fino al giro 30, è un po' quello che abbiamo fatto qui all'inizio della presina. Ok, quindi finiamoci qua tutti i 5 giri e poi dopo vi faccio vedere per nascondere i fili e fare il giro del contorno. Ho finito i miei 5 giri, come vedete, di solo arancione, quindi delle 30 maglie basse. Adesso per andare a sistemare praticamente i 2 fili che sono rimasti della fine del lavoro, semplicemente si infila nel lago, qua dove c'è l'ultima maglia che abbiamo lavorato, vedete qui proprio nell'angolino qua in basso, andiamo a mettere l'ago. Ok. E andiamo praticamente un po' a ricreare una sorta di mezza maglia. Poi passiamo dalla parte dietro e nascondiamo, andiamo a nascondere un po' il filo tra le maglie, così lo fermiamo anche. Ok, e possiamo anche tagliare. Quindi poi adesso mi sistemerò anche l'altro e poi per il giro del contorno, allora il contorno io di solito faccio 120 maglie più 121, cioè praticamente più una maglia va fatta dalla chiusura invisibile, quindi in totale mi verrebbero 121 maglie basse. Negli angoli faccio 2 maglie basse, quindi un aumento. Voi vedete un attimo se volete farle come le faccio io, se ne volete fare di più, se ne volete fare di meno, se agli angoli anziché 2 maglie farne 3 maglie, va benissimo tutto quanto. L'importante è solo che le contate in modo che poi quando andate a fare anche la parte dietro, anche nella parte dietro fate il contorno, le maglie siano le stesse, così quando le andate a unire non trovate problemi. Ok, la parte dietro semplicemente è la parte davanti senza il disegno, questa qua che faccio io, e sono sempre
31 catenelle, dalla seconda catenella dall'uncinetto si lavorano 30 maglie basse. Queste 30 maglie basse si fanno per 30 giri. Ok, quindi questo è il retro senza il disegno. Se lo volete anche voi con il disegno, basta ritornare indietro con il video e rifare praticamente il disegno anche per la parte dietro. Ok, quindi facciamoci adesso il giro del contorno, ci sistemiamo i fili e poi dopo vi faccio vedere per la chiusura. Ho finito di sistemare i fili e di fare il giro del contorno, quindi ho messo la parte dietro della presina, l'ho fermata con i marcapunti. Qua in mezzo ho preso la misura da un angolo, praticamente da una delle due maglie che ho fatto dell'angolo, ho contato 15 maglie basse, quindi nella 16ª maglia ho messo il marcapunti, che è l'inizio qua dove andremo a fare il cappietto. Quindi prendiamo, io lo faccio con il rosso, è la chiusura, poi voi vedete, scegliete voi il colore che più vi piace. Mettiamo l'uncinetto qua dove c'è il marker, ok, il marker lo togliamo e iniziamo a fare 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle rientriamo di nuovo qua dove abbiamo iniziato e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere il cappietto. Quindi il cappietto ce lo spostiamo qua verso la sinistra, facciamo una catenella e poi iniziamo il punto gambero. Quindi il punto gambero, prendiamo tutta la maglia della prima parte della presina con tutta la maglia della seconda parte della presina. Quindi agganciamo il filo, tiriamo fuori e chiudiamo. Di nuovo tutta la maglia della prima presina e tutta la maglia della seconda presina. Agganciamo il filo, tiriamo fuori e chiudiamo. Ok, quindi questo è il punto gambero, molto semplice, molto veloce anche da fare. Anche qua spiego, ho scelto il punto gambero come ho fatto in tutte le altre presine, perché è una chiusura dove non c'è da contare le maglie, dove le maglie possono essere 120, 130, 150, il punto gambero va bene per qualsiasi numero di maglia. Volevo fare tipo la chiusura a ventaglietti o comunque fare tutte diverse, le chiusure tutte diverse, però poi ho pensato, ho detto magari non avete le mie stesse maglie di contorno, magari ne avete di più o ne avete di meno, quindi se io mi faccio il calcolo sulle mie maglie poi magari a voi non vi viene perché voi ne avete appunto o di più o di meno. Quindi ho optato, ho detto lasciamo stare tutto, facciamo il punto gambero che è bellissimo e quindi per tutte le presine ho fatto il punto gambero. Voi comunque se volete fare un altro tipo di chiusura, liberissime di farlo. Quindi ci finiamo appunto tutto il giro della chiusura del punto gambero. Una volta che ritorniamo qui nel cappietto, dentro al cappietto lavoriamo 20 maglie basse. Ed eccola qua, la presina finita, anzi le presine finite. Anche l'ultimo segno è stato fatto. Carine, un bel lavoraccio, devo dire che appunto è stato bello lungo comunque come lavoro, però sono contenta perché vi sono piaciute molto, avete lasciato tantissimi commenti positivi, io sto aspettando questo, io aspetto ancora questo, quindi sono contenta appunto che comunque vi sia piaciuto. Quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!